Ciao a tutti, benvenuti in Accademia. Oggi presentiamo un dolce particolare, la Saint-Honoré tradizionale all'italiana, mentre Deborah presenterà la Saint-Honoré innovativa, ma senza conoscere la tradizione non si può fare innovazione. Se volete essere felici, utilizzate lo zucchero con noi. Io sono Iginio Massari. E io sono Deborah Massari. Delle piccole curiosità sulla Saint-Honoré. È un dolce tipicamente francese, non è fatto come ve lo presentiamo noi perché noi siamo comunque un po' diversi. Nasce 3 secoli fa e la crema si chiamava crema Cibus. Era un recupero di una crema pasticcera che rimaneva alla sera e per non buttarla via perché non c'erano i frigoriferi, veniva ricotta al mattino successivo e veniva buttata nella meringa montata. All'inizio del Novecento ci sono stati parecchi morti per questa crema perché generalmente i francesi utilizzano le vieux blancs d'œuf. Vuol dire che questi bianchi d'uovo venivano messi vicino a una fonte di calore, normalmente il forno, evaporava l'acqua dell'albume rimanendo più albumina, andavano quasi in mezza putrefazione, perciò aumentavano le cariche batteriche e dopo aver fatto decine di morti, i biologi di quel tempo con i pasticceri si sono riuniti per vedere dove c'era questo peccato. Si sono accorti che erano questi albumi invecchiati e fatti evaporare che causavano queste cariche batteriche mortali. Noi abbiamo cambiato totalmente la Saint-Honoré. In certe zone d'Italia c'è il disco di pasta sfoglia, ma c'è sempre comunque il pan di Spagna un po' inzuppato e utilizziamo delle creme abbastanza leggere per far sì che il dolce sia di gusto italiano e non di gusto francese. Ogni tanto ci sono i pasticceri che si ribellano, ma non dobbiamo più farlo noi, dovete farlo voi. Per preparare la Saint-Honoré serve un ottimo pan di Spagna, perché il pan di Spagna determina per i 2/3 la buona riuscita del dolce. Abbiamo 125 g di uova a temperatura ambiente, 125 g di zucchero, un baccello di vaniglia, 75 g di tuorli pastorizzati e 125 g di farina di grano tenero tipo 00. La forza della farina deve essere compresa tra 180 e 220, perché se utilizziamo farine con una forza superiore avremo dei difetti in cottura, in quanto si formerà una bogna al centro e anche una non uniformità di cottura, perché al centro sarà più cruda e all'estremità in realtà più cotta. Invece se utilizziamo una farina con una forza al di sotto dei 180, l'impasto non riuscirà a trattenere i gas che usciranno e quindi il pan di Spagna sarà piatto. Impropriamente chiamiamo forza della farina. In realtà non è una forza, perché è l'energia che serve per rompere l'impasto. Se non trovate la farina giusta, che generalmente sono tutte troppo forti, sostituite il 30% della farina con della fecola e abbiamo una farina che si adatta. Iniziamo con la lavorazione quindi del pan di Spagna. Prendiamo le uova, lo zucchero e la vaniglia. Rompo le uova. Mescolo con un frustino i tuorli con l'albume perché devo togliere 25 g di uova, perché le uova pesano 57 g l'una col guscio e a noi servono solamente 125 g di uova. Ora incido la vaniglia in verticale. Apro il baccello e questi all'interno sono i semini. Metto in planetaria le uova, lo zucchero e la vaniglia. Ora faccio partire la planetaria con una velocità sostenuta. Quando inizieranno a formarsi dei solchi potrò aggiungere gli altri ingredienti.
Ora setaccio la farina. Una volta si setacciava la farina perché si formavano dei grumi, ma poi ci siamo accorti che è una necessità per fare i dolci, perché quando setaccio la farina aumenta il volume e l'assorbimento quando la devo mescolare è molto più rapido, perciò smonto con meno facilità la massa montata. Ora la massa ha iniziato a creare dei solchi, posso iniziare a versare a filo i tuorli, poco per volta. Si aggiunge nella massa montata di uova e zucchero pian piano i tuorli perché nel cadere nella massa unificano e rimpiccioliscono le bolle d'aria che si sono formate, perciò uscirà un pan di Spagna molto più compatto, molto più morbido e che trattiene di più l'umidità. Questa tecnica è stata collaudata più volte e ha sempre dato degli ottimi risultati. Ora abbasso la velocità e iniziamo ad aggiungere la farina. Così non avremo grumi. Ecco, il composto è pronto, come vedete non ha grumi. Con la spatola si riesce a farlo, ma non diventa così fine e al palato delle volte si sente che non è stato ben mescolato, mentre se lo facciamo direttamente in macchina abbiamo un altro risultato. Ora verso la massa montata negli anelli. Questa la cuociamo a 220 gradi per 10 minuti e questo più alto a 180 gradi per 22 minuti, valvola aperta. Abbiamo preso 2 anelli con 2 misure differenti perché andremo a preparare 2 santonoree differenti, una tradizionale e una un po' più contemporanea. Il pan di Spagna è cotto, quando appoggio le dita sul pan di Spagna, schiaccio leggermente e ritorna nella posizione normale, vuol dire che è cotto. Se rimangono le impronte non è cotto, devo lasciarlo in forno. Ora la prossima preparazione sarà quella della pasta dei bignè. Per fare l'impasto del bignè servono 100 g di burro, 100 g di acqua, 100 g di latte, 3 g di sale, 5 g di zucchero semolato, 150 g di farina di grano tenero tipo 00 e 300 g di uova in guscio. Ora facciamo bollire il latte, l'acqua, lo zucchero, il sale e il burro. Ricordo che i burri migliori sono quelli che hanno un'alta percentuale di grassi cristallini a parità di temperatura. Facciamo bollire l'acqua, il latte, il burro, lo zucchero e il sale e poi aggiungiamo la farina per fare una pre-gelatinizzazione degli amidi. La gelatinizzazione dell'amido della farina di grano tenero inizia a 70 gradi e finisce indicativamente a 95. Quali sono i bignè che nell'utilizzo rimangono più morbidi? Normalmente uno pensa perché ci sono più grassi. In realtà i bignè più morbidi sono quelli senza grassi. Sono un po' più spessi, ma assorbono l'umidità del ripieno, perciò rimangono morbidissimi nel tempo. Mentre quelli ricchi di burro si essiccano e rimangono croccanti. Dipende da quello che vogliamo offrire alla gente. Il massimo che possiamo arrivare per ottenere un ottimo prodotto sono
300 grammi di burro per ogni 100 grammi di farina, oppure possiamo mettere 0 burro sulle quantità che vogliamo di farina, non mettiamo grassi, perciò ci sono un'infinità di ricette e dobbiamo scegliere la ricetta che piace agli altri, perché fare pasticceria non vuol dire fare quello che piace a noi, ma dobbiamo fare quello che piace agli altri. Nel frattempo rompo le uova. Ricordatevi che la quantità di uova che si mettono sono indicative perché dipende da quanto cuocete la polenta. Più cuocete la polentina o la pasta grezza, come è chiamata tecnicamente, più si aumentano le quantità di uova. Meno viene cotta, meno incorporiamo successivamente le uova, ma avremo un bignè che sviluppa meno. Inizia a bollire, quindi versiamo la farina. Quando sono assorbiti tutti i liquidi, spostiamo l'impasto nella planetaria. E ci siamo. Facciamo andare prima la planetaria senza versare le uova. Adesso inizio a versare un uovo alla volta. Quando tutto l'uovo sarà stato inglobato dall'impasto, verserò il secondo. Vi raccomando di usare uovo in guscio perché le uova pastorizzate nel bidet non funzionano. Sviluppa un 30%, anche un 40% meno e non otteniamo una buona qualità del prodotto. Vorrei ricordare che l'uovo pesa 57 grammi nella tipologia d'utilizzo in pasticceria. 7 grammi di guscio, 20 grammi di tuorlo, 30 grammi d'albume. Se non usiamo questi prodotti e vogliamo mettere le uova belle grosse, se andiamo a numero che mettiamo le uova da 75 grammi, negli impasti mettiamo il 50% più di liquidi, perciò non possiamo pensare che abbiamo gli stessi risultati. Delle volte avremo dei prodotti che collassano. I pesi sono importantissimi. L'impasto ora è pronto. Quando c'è il triangolo pulito vuol dire che l'impasto è regolare. Questa bocchetta è dell'8 per i bignè delle Saint-Honoré tradizionali. Questa è una bocchetta del 12 che utilizzeremo invece per fare dei bignè molto più grandi. Lasciamo il sac à poche su reggetta ancora chiuso. Mettiamo la bocchetta, giriamo il sac à poche sulla mano per non sporcarci, mettiamo la pasta all'interno, la chiudiamo, poi prendiamo un paio di forbici. Per la mia Saint-Honoré andrò a preparare adesso una frolla ricca che colorerò di rosso, pari peso di burro, zucchero e farina. Per cui abbiamo del burro che deve essere ancora plastico, della farina e dello zucchero, in proporzioni tutte uguali, per cui 50 g di burro, 50 g di farina, 50 g di zucchero e un pizzico di colorante alimentare. Io ho scelto il rosso. Mettiamo la farina, lo zucchero, il burro e lavoriamo a mano. Ho deciso di mettere un foglio di acetato sul banco perché aggiungendo poi il colore alimentare non vorrei che il colore rovinasse il banco. Utilizzerò un colorante alimentare rosso che si chiama cocciniglia. Perché? Perché deriva dagli insetti. La cocciniglia può essere comunque anche prodotta a livello sintetico, può anche essere di sintesi.
e di conseguenza viene prodotta nei laboratori. Ora aggiungo un po' di colore, ovviamente metto pochissimo colorante, lo aggiusterò in seguito in base al colore che voglio ottenere. Ecco, abbiamo ottenuto il nostro panetto di frolla che adesso andremo a stabilizzare in frigorifero. La frolla ha riposato in frigorifero per 2 ore, ora la possiamo stendere col mattarello. E la stendiamo all'altezza di circa 2 mm. Questa pasta frolla andrà successivamente coppata con dei coppapasta della stessa grandezza del bignè. Ora la rimetto un attimino al freddo. Utilizziamo i tappetini traforati, così il bignè si ancora e non permette al bignè di allargarsi, ma sviluppare soprattutto in verticale. Consiglio che quando avete fatto il bignè prendete un foglio di carta, lo bagnate, ve lo stendete bene e lo appoggiate sul bignè un attimo. Come vedete sono sparite le punte, ma è importante che il bignè rimanga bagnato perché sviluppa al massimo. Se voi lasciate la costicina sviluppa molto meno. Questo bignè lo cuociamo a 180 gradi come quello più grande. Questo rimarrà 12 minuti in forno con valvola aperta e questo rimarrà 30 minuti. Ora andrò a posizionare i dischi di frolla sulla pasta del bignè. Se noi mettiamo qualche cosa sopra il bignè, fa barriera a vapore e in quel momento il bignè svilupperà al massimo il suo volume. Diventeranno molto grossi, molto gonfi e totalmente vuoti dentro. Inforniamo. Ora prepareremo la crema pasticcera. Per la crema pasticcera bisogna utilizzare un latte fresco, intero, di altissima qualità, la scorza della buccia del limone, perché la scorza? Perché contiene gli oli essenziali, un baccello di vaniglia, 200 g di tuorlo, 130 g di zucchero e 40 g di amido di riso. L'amido di riso perché? Perché renderà la nostra crema morbida. Iniziamo a far bollire il latte con gli aromi. Mettiamo il tuorlo. L'amido lo mettiamo nello zucchero, mescoliamo. Così evitiamo di formare grumi. Mescoliamo amido, zucchero e tuorli. Non serve montarlo perché una volta che aumenta di volume ma poi raffredda, si mescola il volume che abbiamo incorporato all'inizio, lo togliamo dopo, è un lavoro che non serve a nulla. Perché ricordiamoci che se la capacità dell'albume è quella di montare, quella
del tuorlo è quella di coagulare. Adesso il latte sta per bollire. Prendiamo un colino per filtrare la scorza di limone e il baccello di vaniglia. La crema deve essere cotta in brevissimo tempo per ottenere il massimo risultato nella parte aromatica del prodotto. E deve essere raffreddata velocemente. Appena cotta dobbiamo avere un recipiente che togliamo dal congelatore, così la crema va al di sotto dei 50 gradi che è il punto iniziale di cottura. La crema inizia a raddensarsi, adesso dobbiamo far trottare un attimo le mani per non bruciare la crema sul fondo. Le bacinelle di rame con l'acciaio all'interno danno la migliore garanzia di cottura, oppure le antiaderenti. La crema è pronta. La togliamo dalla fonte di calore, la mescoliamo un attimino fuori dalla fonte, la mettiamo subito in una bacinella fredda, giriamo la crema. Quando è che la crema ci dà una garanzia che è buona? Quando rimane lucida. Bene, ora la mettiamo subito in frigorifero ed ora passiamo alla prossima preparazione. Ora prepariamo la bagna, abbiamo 150 g di acqua, 80 g di zucchero e 40 g di liquore strega. Portiamo a bollore l'acqua con lo zucchero. Una volta che lo zucchero si è sciolto e l'acqua bolle, faccio raffreddare lo sciroppo e aggiungo il liquore e abbiamo già pronta la bagna. Se mettete il liquore al di sopra dei 35 gradi, l'alcol incomincia a evaporare e cambia la parte aromatica dello stesso. L'acqua bolle, lo zucchero si sta completamente sciogliendo. Lo zucchero è completamente sciolto, verso lo sciroppo in una bacinella e la metto a raffreddare. Ora lo sciroppo è freddo, per cui posso aggiungere il liquore. Una mescolata e la bagna è già pronta. La bagna serve per inzuppare il pan di Spagna. Ora verserò l'isomalto nella pentola antiaderente perché ci servirà in seguito per fare poi delle decorazioni. Ne verso poco per volta e accendo l'induzione. Devo portarlo a 174 gradi. Ora lo metteremo in forno per far creare il maggior numero possibile di bolle. Ora iniziamo a preparare il caramello che servirà per rivestire la parte superiore dei bignè. Verso l'acqua nel pentolino. Per ottenere un buon caramello si versa subito l'acqua, poi si versa lo zucchero, si muove pochissimo perché più lo muovete più ricristallizza. Va un mezzo cucchiaino da caffè di succo di limone, oppure se volete farlo alla perfezione un quarto di grammo di crema al tartaro, ma vi consiglio il limone, fa lo stesso effetto. Importante che
sia acido. Ora il caramello sarà grosso modo a 140 gradi. Andiamo a verificare. Il termometro rimane troppo alto, il caramello è poco, col termometro non riesco a vedere, perciò ho preparato una bacinella d'acqua fredda, metto le mani dentro, mi avvicino al pentolino, metto dentro le dita e prendo il caramello. È a palla dura, perciò è 150 gradi, aspettiamo che diventi un caramello vero e proprio. In questo momento ogni tanto bisogna ripetere l'operazione, vedete il caramello che si piega ancora, perciò non è pronto. Non fate l'esperienza dimenticandovi le dita dentro quando bolle, dovete essere velocissimi per non scottarvi. Il caramello adesso è quasi pronto. Anzi, lo tolgo, adesso vediamo. Vedete che si rompe? Perciò vuol dire che è pronto. Ora andiamo a riempire i bignè, la crema è pronta, è fredda. Prendiamo un cucchiaio da cucina, va benissimo. Prendiamo una forbice, facciamo il buco sotto. Ora riempiamo i bignè. I nostri bignè sono già pieni di crema. Li immergiamo. Allora, girando il bignè, il caramello diventa molto sottile, se invece lo facciamo colare rimane molto più spesso e meno croccante, un croccante duro. Qua rimane un croccante morbido. Mettiamo la panna, la crema. Abbiamo utilizzato 700 g di panna, 100 g di crema pasticcera e 30 g di zucchero. Ed è pronta la crema per la Saint-Honoré. Incominciamo a comporre la mia Saint-Honoré classica alla milanese, perché questa qua è alla milanese. Togliamo la pelle, perché ha un gusto aromatico diverso. Tagliamo in 3 strati. Sotto lo lasciate leggermente più spesso, così potete manovrare il dolce come si deve. Vedete che è più spesso, perché se lo facciamo fine, poi quando dobbiamo utilizzare il dolce si rompe immediatamente. Lo rimettiamo insieme, prendo un anello un po' più piccolo, lo appoggio sul pan di Spagna e lo rifilo. Eccolo qua, spostiamo il nostro pan di Spagna, gli togliamo un po' di briciole. Ora col pan di Spagna che ho portato da casa mia, farò questo pan di Spagna sbriciolato che normalmente in gergo chiamiamo sacripantina. In realtà la sacripantina è un dolce. A questo punto servirebbe un setaccio a maglie molto grandi, non c'è, lo facciamo con le mani. Mettiamo da parte, giro il dolce, prendo il pennello, bagno prendo la crema, faccio un piccolo strato. A questo punto devo vedere se ho stratificato uniformemente, si chiamano fare la spia.
Da qua riesco a leggere quanta crema c'è qua, quanta ce n'è qua, quanta ce n'è qua. Siamo regolari, do una piccola spatolata, metto lo strato di pan di Spagna, gli do una piccola inzuppata, un altro strato di crema. Un altro strato, lo schiaccio appena lo bagno. Dobbiamo stare attenti di unificare il dolce sopra, lo schiacciamo un pochino. Metto un po' di crema sopra. Prendo la spatola, questo si chiama tarocco. Portiamo la crema all'interno, guardiamo la sua rotondità. Metto la crema diplomatica nel sac à poche, eccola qua. Ho messo la bocchetta per i classici spuntoni da Saint-Honoré. Ok, partiamo dal centro. Prendiamo una piccola bacinella, mettiamo sempre la stessa crema, un po' di cioccolato ecco la nostra mousse al cioccolato. Il caramello va messo verso l'alto. L'ultimo tocco. La mia Saint-Honoré classica è pronta. Ora, per preparare la mia idea di Saint-Honoré, prenderò il bignè gigante e togliamo il fondo. Stiamo attenti a non prendere proprio il fondo, ma mezzo centimetro. Iniziamo a tagliarlo a mezzo centimetro. Utilizziamo sempre dei coltelli seghettati per fare questa operazione. Vedete com'è bello cavo all'interno. Parto. Capovolgo il bignè e lo riempio con un po' di crema al cioccolato. Dopodiché coppo l'arrotolato, lo giro perché da questa parte è più poroso e lo inzuppo con la bagna.
e lo inserisco all'interno del bignè. Schiaccio in modo tale da far aderire il pan di Spagna alla crema e lo riempio con la crema diplomatica. Ora ripeto la stessa operazione ma con un coppa pasta più grande. Taglio il secondo disco di arrotolato e lo inzuppo. Schiaccio bene, per cui il bignè adesso è bello riempito. Prendo il fondo del bignè, per non cambiare tutto il sac à poche inserisco la bocchetta tonda e inizio a fare degli spuntoncini sul fondo del bignè. Prendo il piatto e sul fondo metto l'isomalto. Vedete che buchi? Cerco di dare un senso un po' coreografico. Giro il bignè, lo appoggio al centro e sistemo. Ora prendo la panna montata che ancora non è stata messa. Ora andrò a posizionare una fogliolina d'oro sullo spuntone di panna. Questa la mia idea di Saint-Honoré al piatto. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, Mondo di Accademia.tv ti aspetta.